Il cibo non smette mai di raccontare le sue storie. Quando ci parla attraverso il gusto, ad esempio, basta il tempo di una forchettata per trasformarlo in un ricordo o un punto su una mappa. La necessità di ricreare quel sapore lo fa diventare un tentativo, poi una ricetta e a volte una tradizione. Se pensiamo al cibo come a un ingrediente, invece, possiamo incontrare un territorio o fare conoscenza di una comunità produttiva. Se è un prodotto della terra, come una verdura o un frutto, ci può parlare di agricoltura, di cultura rurale e dell'ambiente che ci circonda. Questo perché il cibo ci permette di abitare il presente e attraverso la cucina di entrare in contatto anche con il passato, riscoprirne i valori, le tecniche, le mentalità e i sapori. Germogli è il viaggio di Made in Nature alla ricerca delle radici del biologico, per dimostrare come il biologico non sia soltanto un'alternativa, ma una realtà già saldamente legata alle nostre abitudini alimentari, alle tradizioni culinarie del passato e a quella cucina rurale da cui oggi vediamo sbocciare la cucina del futuro. Per recuperare le origini della cucina rurale, dobbiamo tornare al Medioevo, all'inizio di una lacerazione totale fra le realtà urbane e quelle contadine. Cultura bassa, popolo minuto, cucina povera erano gli appellativi, conditi con disprezzo e ironia, per indicare le comunità rurali, condannate in quell'epoca a un ruolo marginale nella storia. Tuttavia, le comunità agricole continueranno a produrre, cucinare e, con i pochi ingredienti a disposizione, a creare una propria cultura culinaria umile ed essenziale, fatta di modalità e preparazioni che sono arrivate fino ai nostri giorni. Il modello alimentare storicamente ha avuto questa frattura importante fra il mondo del privilegio e il mondo, chiamiamolo, dei lavoratori, il mondo dei lavoratori della campagna, di cui parliamo soprattutto, e poi più avanti anche dei lavoratori di altri comparti economici. Il privilegio sociale, il potere sono sempre stati in tutte le società un elemento distintivo importante, perché hanno raccolto la maggior parte delle risorse da una parte minoritaria e hanno lasciato la parte maggioritaria della popolazione in una situazione, non dico di miseria e di povertà, che questi sono casi estremi, ma di minorità economica, per cui il mangiare e il risolvere i problemi quotidiani della sussistenza era la cosa più importante da fare. Cucina rurale è un'espressione che non tutti gli storici usano. Qualcuno sostiene che la cucina è solo cittadina, nel senso che solo all'interno di un'economia di mercato si potrebbe sviluppare una cultura del cibo con delle articolazioni varie e interessanti. Questo in parte è vero, ma in parte è molto limitativo, penso, perché in realtà non possiamo negare anche ai contadini il diritto di aver avuto una loro cucina. Certamente nei secoli una cucina più legata ai singoli territori, quindi alle risorse di questi territori, quindi meno varia nei prodotti, nelle soluzioni. Però dal momento che mangiare è indispensabile, penso che ogni società, anche la società contadina, abbia cercato di farlo nel miglior modo possibile, nel modo più piacevole possibile. Parlare di cucina rurale con Massimo Montanari, professore emerito dell'Università di Bologna e uno dei più importanti studiosi di storia della gastronomia, ci permette di riscoprire e riconoscere questo tipo di cultura alimentare in ogni suo aspetto e di comprendere come, anche oggi, cucinare è essenzialmente un fatto di necessità come allora e per motivi non troppo differenti.
Nel Medioevo non era solo la necessità di sopravvivere a rendere ogni risorsa un vero e proprio tesoro, ma anche il duro lavoro che ogni prodotto richiedeva per trasformarlo in ingrediente, la fatica nel coltivarlo in condizioni precarie, l'importanza di ridurre ogni suo spreco nel modo più gustoso possibile. Cucinare significava quindi onorare ciò che la terra donava e chi, con il proprio ruolo, lo portava in tavola. Quella rurale è quindi una cucina che valorizza ciò che la natura rende disponibile, nei boschi e nei campi, e cerca di dargli una dignità oltre che un sapore. Diciamo che sul piano storico, dal Medioevo in avanti, che sono le epoche più documentate, anche quelle su cui io ho studiato di più, non c'è dubbio che questa differenza esiste. Quindi i contadini mangiano cereali diversi dal frumento, che invece è il cereale di lusso di cui si cibano i signori, di cui si cibano i cittadini, di cui si cibano i monaci. I contadini mangiano pani scuri e non pane bianco. I contadini mangiano polenta più che pane tante volte, perché con alcuni cereali è difficile fare il pane, ma si possono fare polente, minestre e altre preparazioni. Fra l'altro in questo modo si supera l'obbligo di dover usare il forno signorile per cuocere il pane. Questi sono temi non solamente medievali, non solamente feudali, ma sono temi che hanno attraversato la società contadina fino all'età moderna. Poi il rapporto con il cibo vegetale, questo è stato un elemento molto importante. I contadini mangiano meno carne e mangiano più vegetali. Certamente che in generale possiamo dire che una cultura del cibo a livello contadino esiste. Non so se l'espressione cucina funziona, ma certamente una cultura del cibo sì, perché i contadini sono a contatto con la terra, sono a contatto con i prodotti. Nel migliore dei casi, cioè quando non sono braccianti che lavorano per altri, hanno un controllo diretto delle risorse, quindi magari vivono in un mondo di povertà, però un mondo che comunque li mette a contatto con la necessità di conoscere la terra, di conoscere i prodotti e quindi di essere un po' padroni del loro cibo in qualche modo. Tutto questo credo che, se la definiamo cucina rurale, cucina contadina, facciamo anche un gesto di riconoscimento storico dell'importanza che questi gruppi sociali hanno avuto nella costruzione di una cultura alimentare, che io penso che dobbiamo rifiutarci di pensare che la cucina, l'elaborazione gastronomica sia esclusivamente appannaggio delle classi alte, perché mi sembrerebbe un'ingiustizia morale oltre che storica. A un certo punto, questa separazione trova un punto di svolta. In Italia, per la prima volta, le ricette simbolo delle società rurali cominciano ad apparire in spazi nuovi, luoghi dove fino a quel momento era addirittura proibita la loro comparsa. Le preparazioni e i piatti a base vegetale entrano nei ricettari di corti e signorie, dando un impulso decisivo per la formazione di una cucina italiana popolare che distingue formalmente la cultura culinaria rurale dalle altre. Però che cosa succede? Succede che, nonostante questa contrapposizione molto forte sul piano ideologico, cioè noi mangiamo così e voi mangiate così, perché questo è stato per secoli un elemento distintivo fondamentale, un elemento simbolico del privilegio. I signori mangiano in un modo, i contadini mangiano in un altro, e quest'altro modo vuol dire tante verdure e tanti cereali. Poi però ci accorgiamo che questi elementi di fatto diventano gli elementi distintivi della cucina italiana,
come viene oggi rappresentata. Cosa è successo? Beh, è successo un fatto molto curioso da un certo punto di vista, e cioè che nonostante la contrapposizione ideologica con questo mondo rurale, i signori, i ricchi, gli aristocratici, i grandi borghesi, in momenti diversi, hanno in qualche modo assunto anche questa cultura contadina, l'hanno ripulita, l'hanno reinterpretata e l'hanno inclusa all'interno dei modelli di alta cucina. Se noi andiamo a vedere i grandi ricettari italiani dal Medioevo fino all'Ottocento, troviamo, certo, sono tutti ricettari ovviamente destinati alle classi alte, troviamo tutto ciò che si trova in tutto il mondo quando si parla di classi alte, cioè i cibi del privilegio, le carni raffinate, le salse raffinate, le spezie, cioè tutte queste cose che fanno distinzione. Però troviamo anche molto che ha a che fare con i sapori contadini, soprattutto cereali, soprattutto le erbe. E anche dal punto di vista del gusto in qualche modo, perché quello che la frequentazione delle erbe ha prodotto nel mondo contadino, oltre a fare quantità e a mangiare, è stato anche abituarsi a un certo tipo di sapori, a un certo gusto particolare. Io in un libro ho trattato proprio del tema dell'amaro come gusto tipico della dieta contadina. Però questo gusto dell'amaro, così come tutta la cultura delle erbe, la cultura degli orti, non è rimasta confinata di fatto al mondo contadino, cioè è rimasta confinata ideologicamente, nel senso di dire questa è roba vostra. Noi signori siamo diversi, però di fatto questi signori hanno impiegato questa cultura contadina e l'hanno portata anche nell'alta cucina. Però questo significa che le classi dominanti a parole si contrappongono al mondo contadino, di fatto utilizzano anche questi saperi, questi gusti. Citavo un attimo fa il gusto amaro, ecco, il gusto amaro è diventato un gusto caratteristico della cucina italiana, del gusto italiano, in tutte le sue articolazioni. Quindi, vista dall'esterno, la cucina italiana è una cucina dove dominano i radicchi, le cicorie, i carciofi, gli asparagi, i cardi, per arrivare a tante altre piante, tante altre radici, tanti altri prodotti, e poi clamoroso, diciamo, l'episodio degli amari come liquore digestivo, che anch'esso trova una sua radice, dico nel mondo contadino, però in questo sapere popolare delle erbe utilizzate anche a scopi di salute, a scopi di costruzione di liquori, eccetera. Ecco, questo del gusto amaro, secondo me, è un esempio particolarmente chiaro di come la tradizione italiana di cucina ha valorizzato certi elementi che non è solo il sapore, non è solo il gusto, ma sono anche proprio i prodotti che dall'altro lato venivano descritti e disprezzati come tipicamente contadini. Questo vuol dire che il mondo contadino ha avuto indirettamente una grande importanza nella costruzione del modello gastronomico italiano. L'interazione inedita fra la cultura culinaria delle corti e quella delle campagne permette la creazione delle più importanti ricette tradizionali, ma non solo. Sarà nel tempo un punto fondamentale nello sviluppo dell'identità culinaria italiana, emancipandola dal modello francese e dando vita a una relazione inedita fra caratteri casalinghi, territoriali e infine popolari.
Panzanelle, minestre, zuppe e poi canederli, polpette e sughi, ma anche conserve, marmellate e sottoli. Sono solo alcuni dei piatti nati dalla necessità di non sprecare nulla tipica delle comunità rurali e che oggi fanno parte del nostro quotidiano, non solo gastronomico, ma a tutti gli effetti culturale. Ancora una volta però, questo passaggio non è stato immediato, anzi, la riscoperta della cucina rurale è un fatto recente che riemerge anche in risposta alle dinamiche che in pieno boom economico hanno portato a un suo parziale abbandono. A metà del Novecento, in risposta agli anni di privazione e sofferenza delle guerre mondiali, l'Italia attraversa un periodo di rinascita e affrancamento dal suo passato che coinvolge anche la tavola, le ricette e la tradizione culinaria che si era sviluppata fino ad allora segnando, di fatto, un abbandono del passato. Certamente questa storia di una società contadina che risale indietro nei secoli, la società contemporanea, in modo diverso secondo i paesi, ha cercato di metterla da parte, quasi di dimenticarla. E questo è accaduto in tempi diversi a seconda dei paesi. In Italia il grande cambiamento è a metà del Novecento, quando per la prima volta i contadini si vergognano di essere contadini, cioè tendono a rimuovere questo loro passato, quindi a rimuovere tutte quelle realtà e anche immagini, anche simboli di un mondo identificato con la fame, che magari esisteva anche la fame, ma soprattutto ciò che caratterizzava il mondo preindustriale era la paura della fame, cioè l'ansia di magari non avere abbastanza cibo. Questa società contadina che vedeva i privilegiati che mangiavano il pane bianco, voleva il pane bianco, voleva la carne, e quindi quali sono stati i mutamenti alimentari che sono scattati quando questa società contadina è passata in una situazione di potersi permettere l'accesso al pane bianco, cioè al frumento, e un consumo di carne più ampio. Il boom dei consumi di carne e il boom del pane bianco, e quindi nuovi mulini, nuovi modi di macinare, nuovi modi di raffinare, nuovi modi di produrre carne, tutte quelle cose che a distanza di un bel po' di decenni, cioè adesso, noi cominciamo a vedere in modo più critico, che dal punto di vista di chi ha vissuto questi cambiamenti avevano un senso, cioè liberarsi di un passato imbarazzante, perché è segno di dipendenza, segno di subordinazione sociale, segno di emarginazione sociale, segno di desideri non soddisfatti. Oggi dice mangiamo troppo, io non so, mangiamo troppo, è vero, d'altra parte è il paese di Cuccagna che si è realizzato, il mito del paese di Cuccagna, cioè questo luogo dove si può mangiare di tutto, sempre, facilmente, senza nessuna fatica, senza nessun impedimento. È un mito che dal Medioevo in avanti ha accompagnato le società contadine. Quindi vedersi da un momento all'altro proiettati in un mondo urbano, perché tanti contadini poi sono diventati operai, avere un reddito che ti consente di comprare del pane bianco, avere un reddito che ti consente di comprare carne, e questo ha provocato proprio una sorta di mutazione antropologica del modo di guardare al cibo, e ha introdotto come modello di consumo di massa, sempre più di massa col passare del tempo, dei comportamenti che oggi stiamo rivalutando, nel senso di dire, ma in fondo poi c'erano modelli antichi pre-industriali che avevano anche degli aspetti positivi, e tutto questo è giusto, tutto questo è vero, però dal punto di vista di chi viveva queste cose bisogna anche capire che c'è innanzitutto l'ansia di disfarsi di quei modelli.
Le prospettive e le necessità sono ovviamente mutate dal Medioevo, ma solo in parte. Ci parlano in maniera attuale di pratiche e motivazioni dietro un atto semplice, ma non scontato, come quello del cucinare. Riscoprire la cucina rurale, la sua storia, le sue tecniche, è un'opportunità per mettere in discussione ciò che siamo da un punto di vista fondamentale, come quello dell'alimentazione. Di come lo facciamo, partendo anche dai metodi di produzione degli ingredienti che cucineremo. Riscoprire la cucina rurale significa scoprire anche i valori dell'agricoltura biologica, come la difesa della biodiversità e il ruolo fondamentale delle comunità contadine. Diventa quindi l'occasione per ristabilire un contatto con il mondo naturale, i suoi valori e le sue origini. È una questione che va oltre i confini territoriali e rientra in una mentalità diffusa, di cui ci parlerà Elizabeth Luard, giornalista e scrittrice britannica, nel prossimo episodio. Avete ascoltato Germogli, il podcast sulla cucina rurale e l'agricoltura biologica prodotto da Made in Nature, il progetto europeo per la promozione e la diffusione dei valori del biologico in Italia, Francia, Germania e Danimarca.